Ciao a tutti, amici della Vergine. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche affettive per la prima parte di maggio 2022. Sono letture fatte per un gruppo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione poi trovate anche il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi. E trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami Vergine, tendenze energetiche affettive per la prima parte di maggio 2. Grazie. Wow! La stella. Amici della Vergine, la stella fa riferimento a quelli che sono gli obiettivi, i desideri, il proprio cammino interiore, il proprio percorso di crescita, fa riferimento a quello che è la guarigione anche e per molti fa riferimento ai sogni sia che si fanno ad occhi aperti sia che si fanno ad occhi chiusi. Wow! Gli angeli del cuore dicono: fai attenzione alle bandiere rosse. Ci sono segnali che ti mettono in guardia. Quindi qui si tratta di tenere gli occhi aperti, tenere le antenne dritte. Separazione, si prospetta un periodo di tempo lontano dal tuo partner e tieni la mente aperta. La tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona che ti aspetti o che frequenti di solito. Wow! Quindi potrebbe esserci una fase di cambio, ok? Perché comunque qui abbiamo un fare attenzione alle bandiere rosse, quindi una zona, diciamo così, di allarme, una possibile separazione e poi il fatto che si potrebbe incontrare un'altra persona che potrebbe essere un'anima gemella. Quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vediamo che cosa hanno da dirvi per la prima parte di maggio 2022. Abbiamo un 7 di bastoni, la carta del mondo, la ruota, wow, la ruota della fortuna, un 4 di coppe, un 10 di coppe al contrario. Allora, qui vi sento molto focalizzati su quello che è l'obiettivo di cui potrebbe parlare la stella, o perlomeno diciamo che siete in una fase, arrivate da una fase, state attraversando un periodo dove cercate comunque di non farvi condizionare dalle, opinioni o dai giudizi esterni, Questo va bene, però fate sempre attenzione a quelle che sono le bandiere rosse, perché se magari c'è qualcuno al di fuori, diciamo esterno a voi che vi fa notare delle cose, va bene non farsi condizionare, ma neanche tapparsi le orecchie, cioè, bisogna filtrare. Abbiamo poi la carta del mondo e quindi qui si parla di quello che è un cambiamento che voi volete, un cambiamento che voi desiderate. Qualcuno si aspetta davvero questo aiuto dall'alto e comunque avete anche la stella e parla di quello che è un destino, il destino che è scritto nelle stelle. Per cui per qualcuno potrebbe proprio essere che ci sia questo tanto, desiderato cambio, trasloco, spostamento, colpo di fortuna, chiusura ciclo, tutto quello che riguarda il compimento di una situazione e l'inizio di una situazione, nuova. Sento che aspettate molto quello che è l'aiuto dall'esterno. La ruota della fortuna e il 4 di coppe parlano entrambe di quello che potrebbe essere appunto, l'attendere o comunque un qualche tipo di, intromissione da parte dell'esterno. Abbiamo un 10 di coppe al contrario, quindi qui sento che nonostante tutto questo cambio, nonostante perché comunque sono cambi, sia quello del mondo che quello della, ruota della fortuna, molto veloci, molto rapidi. Quindi probabilmente potrebbero anche destabilizzare un po', anche se sono cambi per il vostro bene. Quindi sento che con questo 10 di coppe quello che esprime è quel momento di destabilizzazione forse emotiva perché non ci sono più i riferimenti di prima.
Abbiamo poi un fante di coppe, la regina di spade e terminiamo la stesa con la carta della luna. Allora, questo fante di coppe potrebbe rappresentare una persona nuova che entra nella vostra vita, potrebbe rappresentare un figlio per qualcuno, o semplicemente qualcuno che magari ritorna dal passato. Ma vedendo che ritorno dal passato perché comunque abbiam la luna. Vedendo che abbiamo questa carta, potrebbe essere una persona diversa da voi, quindi magari molto più giovane di voi o comunque con una certa, diciamo, ehm, differenza di, visione del mondo, se vogliamo, che però insomma potrebbe essere appunto, potenzialmente, la vostra anima gemella. Abbiamo la regina di spade e qui sento che potrebbe essere la vostra energia o nel caso la vostra energia sia quella del fante di coppe, potrebbe essere l'energia dell'altra persona. C'è comunque quello che è un periodo, se vogliamo, di riflessione su quelle che sono le proprie paure, sento alla fine. Ripeto, potrebbe essere qualcuno che torna dal passato, questo fante di coppe, anche perché comunque avendo la ruota della fortuna si fa per qualcuno riferimento ad un karma, però la luna, associata alla regina di spade, quello che mi fa pensare è una forte attività mentale, una forte attività di proiezione mentale, perché la luna è proprio quello che fa. La luna brilla di luce riflessa, quindi per certi versi potrebbe essere che la vostra chiarezza mentale in realtà non sia poi così tanto chiara, ma sia un po' distorta. Chiarezza mentale per quello che riguarda questi cambi e questo tipo di situazione che ci dovrebbe essere, che ci sarà insomma. Okay, andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Andiamo a vedere di spiegare carta per carta. Spiegatemi il 7 di bastoni per piacere, grazie. Allora, abbiamo un 2 di bastoni. È come se non voleste farvi, mhmm, tirare indietro dai condizionamenti degli altri. E la sacerdotessa al contrario. Allora, per qualcuno avendo la sacerdotessa al contrario si tratta di non ascoltare il proprio istinto, di non ascoltare il proprio intuito, mh, per quello che riguarda questo progetto futuro o comunque questo cambio. Andiamo a vedere il mondo per piacere, grazie. Abbiamo il 7 di spade al contrario. Quindi può essere che qui qualche cosa venga a galla e un re di spade al contrario, quindi non sento un reale piano d'attacco, diciamo così. Forse è come se ci fosse più una fuga. Non c'è un piano sviluppato per dare un'intenzione al cambio. È più un cambio probabilmente che arriva così, repentino, prepotente, senza darvi la possibilità di dire: "Okay, aspetta un attimo". Qui c'è un qualche tipo di verità con questo 7 di spade al contrario che viene a galla, ed è probabilmente per quello che succede tutto questo cambio, come se si scoprisse, diciamo così, qualche cosa. Ma in effetti qui avete la carta, delle bandiere rosse, quindi potrebbe essere che questa sia una bandiera rossa che voi scopriate. Vabbè, l'italiano ormai, non riesco più a parlarlo correttamente. Un'altra volta la luna, 4 di pentacoli e la carta del diavolo. Guardate, essendoci la ruota della fortuna e parlando di fortuna, denari, vincite al gioco, uhm, è una carta positiva comunque, però avendo anche il 4 di denari sotto, sento che in qualche modo fa riferimento a un qualche tipo di materialità alla quale siete attaccati. Potrebbe essere un'abitudine, un vizio, perché comunque abbiamo
anche la carta del diavolo, un qualche tipo di condizionamento di cui parla il diavolo, ok? Ma che deriva dal passato, deriva da voi stessi fondamentalmente, io trovo. Vi ricordo che anche qui avete la luna. Quindi, e il fatto di, come vi dicevo già qui, la luna brilla di luce riflessa, quindi qui si parla di distorsione, un qualche tipo di distorsione e magari queste bandiere rosse non le vedete, appunto perché avete un'immagine un po' offuscata da questa energia, diciamo, compressa di questo diavolo, da questa energia un po' distorta di cui ci parla la luna. Per qualcuno potrebbe essere veramente un tipo di situazione che vi tiene ancorati in un luogo. C'è la voglia di cambiamento, c'è la voglia di spostarsi, ma per qualcuno diventa difficile perché è come mi parlano di una incapacità, di una non ehm, una incapacità a mantenersi da soli. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo un 2 di pentacoli e un fante di coppa al contrario. Guarda te, è uscito anche qui. Qui credo che ci sia qualcuno che stia aspettando delle scuse per questo 7 di spade al contrario. Potrebbe anche fare riferimento questo 2 di denari al fatto che stiate cercando di, mi verrebbe dire, di farvi andar bene qualcosa. Voglio andare a vedere questo 10 di coppe per piacere, grazie. Abbiamo la giustizia. E un'altra volta 7 di spade che avevate qua all'inizio. C'è qualcosa qui che ha bisogno di essere messo in equilibrio. Per qualcuno fa riferimento, questo 4 di pentacoli, visto che comunque c'è anche la giustizia, per qualcuno potrebbe fare riferimento a quello che è una casa, un qualche tipo di possedimento, un qualche tipo di pratica burocratica. Calcoliamo che c'è un 7 di bastoni, quindi potrebbe essere che magari per un gruppo molto piccolo dobbiate difendermi in qualche tipo di causa giudiziaria. Può anche essere proprio per la separazione. Magari qualcuno è, diciamo, per vie legali. Andiamo a vedere questo fante di coppe per piacere, grazie. Ok. Allora, il fante di coppe è spiegato da un sacco di carte. La carta della torre, il 9 di bastoni. Aspettate che ve le metto un po' più in su. Abbiamo la regina di bastoni, il cavaliere di coppe e il 10 di bastoni. Di nuovo c'è qualche tipo di riferimento a sì, ma secondo me è proprio qualcuno che ritorna dal passato, perché c'è la necessità di lasciarsi indietro qualche cosa con queste 2 carte, con la torre e con il 10 di bastoni. C'è di nuovo un cavaliere di coppe, qui abbiamo un fante, può essere qualcuno che venga a fare questo tipo di offerta, che venga comunque a proporvi qualcosa ed è come se voi ci stiate pensando su fondamentalmente. Andiamo a vedere la regina di spade e la luna. 10 di spade al contrario, 3 di coppe al contrario, la carta del matto, la carta del fante di pentacoli e la morte al contrario.
Io credo che voi stiate pensando di lasciarvi tutto alle spalle, mm? E di buttarvi verso nuove avventure, diciamo così. Ok? Lo state ancora pensando perché comunque la morte è il contrario. Quindi in realtà ancora una... E anche il 10 di spade, che è l'arcano minore, quello che io reputo l'arcano minore della morte, e anche il 10 di spade al contrario, quindi in realtà state ancora solo pensando. Ehm, guardate, poi ognuno fa come ritiene più opportuno, ok? Però io il cambio qui vedo che sarà verso quello che è una sorta di indipendenza vostra. C'è la carta della giustizia. Arriva qualcosa per giustizia divina, ok? Avete la carta della stella qui inizio stesa. Quindi voglio dire, sicuramente si parla di guarigione, sicuramente si parla di obiettivi. Poi voglio farvi presente che avete due carte bellissime inizio stesa, un cambio che per voi sarà super positivo. E finendo con la luna, sento che è un po' come se scopriste delle cose anche proprio a livello interiore, di voi stessi, sulle quali volete lavorare, sulle quali è un po' come imparare a conoscersi aiuta a rinforzarsi, no, perché si conoscono anche quali sono i propri limiti, le proprie barriere. Io credo che la fine del periodo sarà con un, diciamo così, una valutazione di quello che potrebbe essere questa persona che torna, o se non fosse il vostro caso, potrebbe essere una persona che viene comunque a farvi un'offerta. Quello che sento con tutto questo gruppo di carte è che probabilmente voi non siete, diciamo, ancora completamente a cuore aperto. Potrebbe essere una situazione magari che parte con questa, nuova fiamma, se vogliamo, che parte più forse da un punto di vista fisico che non da un punto di vista mentale, però comunque se fosse la persona nuova arriva per fare quello che è un'offerta, okay, un'offerta di tipo amoroso, un'offerta di tipo romantico. Mh. Stesa interessante, c'è qualche cosa da lasciarsi indietro però, okay, perché c'è bisogno di rinascere. Avete la torre qui, qualche cosa, qualche tipo di, credenza, qualche tipo di sicurezza, di certezza che avete difeso fino ad adesso, io credo che sia il tempo di lasciarla andare, okay, per far sì che poi questa morte si giri a testa in su e possa dare inizio a quello che è un nuovo periodo per voi. Okay, andiamo a vedere conscio inconscio con i tarocchi di Osho. Abbiamo controllo che è un re di spade che avevate già qui e completamento che è la carta del mondo che avete già qui. Quindi, per certi versi, diciamo quello di cui siete consapevoli è che state tenendo il controllo, il re di spade qui al contrario, sì, lì al contrario in realtà potrebbe parlare anche di quello che è una perdita di controllo, però in realtà sento che non è così. Se fosse è stato solo un momento, diciamo che, può esser durato un paio di giorni, però per quello che riguarda tutto il periodo qui abbiamo il fatto proprio di dover gestire, mi verrebbe da dire, questo tipo di controllo. Con la carta del completamento invece si parla di, arrivare alla fine di un ciclo di nuovo, okay, quindi avete 2 carte di fine ciclo, avete il 10 qui di fine ciclo, avete un altro 10 qui, quindi si tratta veramente di chiudere un ciclo come vi avevo accennato all'inizio e di rimanere aperti a quello che potrebbe essere un nuovo incontro, un nuovo arrivo. Bellissimo però amici della Vergine, devo dire. Avete veramente queste 2 carte sono molto positive e potrebbero portarvi quella ventata di freschezza, quella capacità di respirare, insomma, che forse fino adesso vi è un po' mancata. Andiamo a vedere le carte delle fatine che cosa dicono. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che supportano il canale con i loro like, con le condivisioni, con i commenti e anche con l'iscrizione. E se non siete ancora iscritti
iscritti, questo è il momento giusto per farlo. Abbiamo rispetto e qui vi faccio notare che la fatina si sta facendo un bagno, quindi parla di rispetto per sé. Poi abbiamo leggerezza e qui parla, se vogliamo, di affrontare anche un pochettino le cose della vita con filosofia, no, con una sorta di leggerezza, senza creare proprio sempre il dramma per tutto. E poi qui abbiamo il 4 di scusate, il 4 di pentacoli, non attaccamento, che io lo associo al 4 di pentacoli, perché il 4 di pentacoli è proprio la carta che parla dell'attaccamento. Voi fate fatica a lasciare qualcosa o qualcuno che è inerente al passato. Questa ruota della fortuna io vi posso garantire che arriva per portare via quello che non vi serve più. Cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.